Ciao e bentornato nuovamente nel mio canale, se sei nuovo benvenuto e allora iscriviti al canale e clicca sulla campanella per rimanere sempre aggiornato sui nuovi video che verranno caricati nel canale. E se ti è piaciuto il video lasciami un bel like e condividi il video nei tuoi social. Inoltre ti chiedo di lasciare qui sotto un commentino, anche semplicemente un cuoricino, per farmi sapere che sei passato o che sei passata. Inoltre mi aiuti con l'algoritmo di YouTube, per cui il canale diventerà sempre più grande, più crescerà il canale, più cresceranno ovviamente i contenuti che metterò all'interno. Andiamo a vedere come si confeziona un cappellino elasticizzato. Di che cosa avrai bisogno? Di un tessuto elasticizzato bielastico, quindi elastico sia in un senso che nell'altro. Il tessuto che ti consiglio è un tessuto di maglina, di jersey, oppure un tessuto peloso bielastico. Le misure di cui avrai bisogno saranno 50 x 65. Ma andiamo subito a vedere il tutorial. Posiziono il cartamodello che vedremo in un video successivamente nella ripiegatura della stoffa. Ho utilizzato questa stoffa in maglina, in maglia, e l'ho posizionato proprio in questo modo, così nella ripiegatura della stoffa. In questo modo potrò avere un cappellino double face, quindi posso utilizzarlo sia da una parte che dall'altra e anche farlo di tessuti differenti, di colore diverso. In questo caso ho utilizzato lo stesso colore. Posiziono gli spilli tutto intorno al mio cartamodello in modo tale da tenerlo bello fermo, anche perché ha una forma un po' particolare, come possiamo vedere, con queste punte, quindi bisogna fissarli bene in questo modo. Questa parte del cartamodello va lasciata aperta, quindi non cucita, ma lo vedremo poi dopo. Inizio a tagliare il cartamodello, in questo caso lo sto tagliando ad una distanza di 1 centimetro circa. Questa tipologia di stoffa è molto difficile da segnare con i gessetti o con penne varie, quindi lo sto facendo a mano, ma se non sei sicura ti consiglio di modificare il cartamodello inserendo nella carta direttamente 1 centimetro di margine. Dopo aver tagliato il cartamodello ad 1 centimetro di margine, elimino tutti gli spilli. Ricordiamoci che questa parte deve rimanere aperta, ma la vediamo dopo. Togliamo il cartamodello che non ci serve più e adesso apriamo la stoffa e vediamo che abbiamo queste punte sia da una parte che dall'altra. Facciamo combaciare, il dritto è all'interno, queste due parti, dove una parte ovviamente rimarrà aperta. In questo modo, come vedi nel video. Quindi questa è la parte aperta, il dritto è all'interno. Devo cucire questa parte, quindi incomincio a mettere gli spilli per bloccare il tutto, in questo modo. Devo mettere gli spilli arrivando fino a questo punto qui, perché deve rimanere aperto, quindi cucire fino a lì. Poi devo cucire anche l'altra di parte, quindi questa parte della punta, partendo dalla punta, arrivando al margine. E anche dall'altra parte devo fare la stessa cosa. Quindi blocco tutto con lo spillo, con gli spilli, in questo modo, sia da una parte che dall'altra. Metto gli spilli anche dall'altra parte, quindi fissandoli bene, e questa è una parte che dovrà essere cucita, quindi sono queste due le parti e queste due che devo cucire con la macchina per cucire, appunto. Parto dalla punta, metto un punto di 4 e 3,5 e cucio fino al punto, ecco qui, che mi sono segnata. Arrivo fino a lì, cucio, poi faccio dei punti indietro e faccio la stessa cosa anche con l'altra parte, partendo dalla punta fino ad arrivare alla fine. Dopo aver cucito a macchina queste due parti, metto la parte che è rimasta aperta al centro, come possiamo vedere.
ecco qua, questa è la parte aperta, e faccio coincidere le due cuciture che sono rimaste aperte l'una con l'altra. Ricordiamo che il dritto è all'interno. Lo fisso con uno spillo e poi inserisco gli spilli bloccando il tutto nella questa parte rotonda. Ecco qui, quindi devo cucire sia questa parte qui che l'altra. Per cucire sto utilizzando la macchina per cucire della Necchi elettronica NC 204D che ha il pulsante elettronico, quindi sto utilizzando semplicemente il pulsante della macchina, non sto utilizzando il reostato e quindi il pedale, con un punto di 4 e 3,5. Dopo aver cucito ho quindi questa parte che l'ho lasciata aperta in modo tale da poter rivoltare verso l'esterno, quindi verso il dritto, il mio cappellino che rimane bello lungo con questa apertura nel centro del davanti, che devo rimboccare verso l'interno e posso cucirlo in due modi, o con la macchina per cucire con un punto dritto oppure a mano. Io preferisco sempre cucirlo a mano perché reputo che sia un lavoro fatto meglio, più professionale e più pulito. Quindi prendo un filo in tinta e lo cucio con punti invisibili a mano. È molto rilassante, almeno io lo reputo molto rilassante. Quindi abbiamo chiuso anche questa parte. Adesso dobbiamo inserire verso l'interno il cappellino facendo coincidere le due parti della congiunzione e lo fisso con un punto in modo tale che non si sposti. Ed ecco qui, il cappellino è finito, lo posso rivoltare, fare il risvolto verso l'esterno, ecco qua. Ovviamente in questo caso il colore è identico perché ho usato la stessa stoffa. In questo secondo tutorial ti faccio vedere come farli invece di colori diversi, quindi un modello double face di un colore bianco e di un colore nero. Quindi in questo caso devo mettere sulla stoffa solamente una parte della carta modello, non nella ripiegatura della stoffa, e utilizzare poi quella nera. Fisso tutto con gli spilli come ho fatto prima per l'altro modello, in questo modo, e poi con le forbici taglio tutto. Poi tolgo nuovamente gli spilli e faccio la stessa cosa anche con la parte del nero, quindi sono identici. Quindi lo taglio ed ecco qui, tolgo gli spilli e ho il mio modello in nero. Cosa faccio? Metto dritto su dritto sia la stoffa tagliata in bianco che la stoffa tagliata in nero e cucio questa parte qui, prima mettendo gli spilli e poi andando a cucire con la macchina per cucire, con un punto dritto come ho fatto le altre volte. Rispetto all'altra volta che l'avevo messo nella ripiegatura della stoffa, il risultato è questo, quindi i due pezzi avranno colori diversi, uno nero e uno bianco. La confezione è esattamente identica.